Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire salvare capra ai cavoli. Questo è un modo di dire piuttosto semplice da spiegare che fondamentalmente significa accontentare due persone che hanno interessi opposti, ovvero accontentare due parti che vogliono cose diverse, di solito cose opposte, cioè c'è una persona A che vuole una cosa, c'è una persona B che vuole un'altra cosa che è l'opposto di quello che vuole la persona A. Salvare capra e cavoli significa accontentare entrambe le persone, cioè trovare una soluzione che vada bene sia alla persona A sia alla persona B, di modo che siano entrambe soddisfatte, cioè che la persona A non si lamenti e la persona B non si lamenti. Ovviamente capite che salvare capra e cavoli è una cosa piuttosto difficile da fare, perché se c'è una persona A che vuole una cosa e una persona B che ne vuole un'altra, e in particolare che vuole una cosa che è l'opposto di quello che vuole la persona A, è difficile accontentare queste due persone, cioè è difficile trovare una soluzione che vada bene a entrambe, è difficile trovare una soluzione che accontenti entrambe. E infatti per questo motivo il più delle volte l'espressione salvare capra e cavoli la troviamo col verbo cercare oppure tentare, quindi cercare di salvare capra e cavoli, oppure con sostantivi simili, nel senso nel tentativo di salvare capra e cavoli. Ecco, perché di solito questi tentativi sono destinati a fallire, perché è difficile accontentare due persone che vogliono due cose opposte. Come si fa a salvare capra e cavoli? Fondamentalmente si cerca un compromesso, cioè una soluzione che vada bene sia ad A sia a B, quindi le due parti sono entrambe soddisfatte. Per esempio, se c'è A che vuole una cosa e B che vuole un'altra cosa, si cerca di trovare in un qualche modo una situazione che permetta ad A di ottenere quello che vuole e a B di ottenere quello che vuole. Per quanto riguarda l'origine di questo modo di dire ci sono due spiegazioni, una più semplice e una un attimo più complessa. Di solito troverete su internet la spiegazione più complessa. La spiegazione più semplice è questa: la capra mangia i cavoli, quindi se noi vogliamo che la capra sopravviva le diamo da mangiare i cavoli. Cosa succede? I cavoli non ce li abbiamo più perché li abbiamo dati da mangiare alla capra, quindi abbiamo sacrificato i cavoli per far sopravvivere la capra. Se noi invece vogliamo tenerci i cavoli, non li diamo alla capra, la capra muore e noi però abbiamo i cavoli, quindi abbiamo sacrificato la capra per i cavoli. Quindi nello scenario in cui eravamo abbiamo fatto una scelta, abbiamo sacrificato una delle due cose per un'altra cosa. Quindi salvare capra e cavoli vorrebbe dire cercare di uscire da uno scenario di questo tipo senza fare alcun sacrificio, cioè tenendo entrambe le cose. In questo senso, questo modo di dire è molto molto simile al proverbio non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, che significa che in determinate situazioni bisogna fare una scelta, sacrificare una cosa per un'altra cosa. Non si possono avere entrambe le cose, bisogna scegliere quale delle due sacrificare. C'è poi una spiegazione più complessa del modo di dire salvare capra e cavoli. Secondo alcuni questo modo di dire deriverebbe da un gioco di logica in cui c'era un contadino che doveva passare dall'altra parte del fiume portando con sé una capra, un cavolo e un lupo. Quindi gli oggetti da portare erano tre. Il problema è che il contadino aveva una barca su cui poteva portare soltanto due oggetti alla volta. Il problema di questo rompicapo è che fondamentalmente il contadino non può portare la capra e il cavolo contemporaneamente perché la capra mangia il cavolo. Allo stesso modo il contadino non può portare la capra e il lupo contemporaneamente perché il lupo mangia la capra, quindi questo indovinello, questo rompicapo, questo gioco di logica, una persona deve capire qual è la sequenza che il contadino dovrebbe seguire per riuscire a portare tutti e tre dall'altra parte della riva.
Secondo alcuni questo modo di dire deriverebbe da questo famoso gioco di logica, cioè ai tempi questo gioco di logica era famoso, le persone facevano questo gioco, chiedevano a un altro di indovinare qual era la sequenza con cui il contadino avrebbe potuto portare gli oggetti dall'altra parte della riva. A me sinceramente piace di più la spiegazione più semplice, cioè molto banalmente la capra mangia il cavolo, cioè o scegli di far sopravvivere la capra o ti tieni il cavolo. Ecco, spero che questo modo di dire vi piaccia e vi saluto.